Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exo Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente, se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Andremo a vedere il vostro arcano del mese, l'energia a livello personale, l'amore, coppia single, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel mese successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi anche come questa energia prosegue e si evolve. Voi avevate il mago, energia di nuovo inizio, di intraprendenza, di capacità e volontà che vuole trovare una direzione ben precisa. Quindi subito ci fa capire che avete varie possibilità, però di sceglierne una nello specifico, concentrarsi su quella, però di utilizzare quelle a vostra disposizione, nel senso di competenze, bravura, comunicazione, oppure proprio bravura a livello manuale, quindi quelle che sembrano un po' più adatte alle varie situazioni. Quindi tante cose che possono essere a vostro vantaggio, però ovviamente un nuovo inizio poi deve essere consolidato, bisogna continuare, bisogna procedere e infatti adesso andiamo a vedere il vostro arcano successivo proprio per il mese di marzo. Ecco, prima di iniziare vi rubo un altro attimino per dirvi che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate sia i link per vederli meglio con le video recensioni, sia i link per acquistarli. E adesso andiamo a scoprire il vostro arcano. Eccolo qui. Troviamo la carta della morte. Non mi deve spaventare effettivamente perché indica un passaggio, indica un cambiamento che non è che si riflette in tutti gli ambiti della vostra vita. Però quando salta fuori è un indizio molto molto forte, nel senso di lasciare andare il passato, nel senso di fare qualche cambiamento o a livello personale o di atteggiamento, quindi c'è qualcosa che non sta funzionando, forse voi già lo sapete e allora questo è il momento giusto per lasciare andare questa cosa, di procedere oltre e quindi di portarvi verso un nuovo inizio. Come abbiamo capito, a volte non serve solo iniziare qualcosa o avere forza di volontà, energia, capacità, ce le abbiamo e come, assolutamente sì, però, serve anche tanto chiudere con alcune cose. Voi sapete magari i vostri condizionamenti, sapete cosa c'è che non va, magari invece procede bene o male tutto liscio e allora questa carta vi sta dicendo che c'è bisogno di fare uno step successivo, un passaggio ulteriore per riuscire ad ottenere molti più risultati. Può essere un profondo cambiamento che non vi aspettate, magari un qualcosa di totalmente nuovo che può sconvolgere un po' i vostri piani. Adesso lo vediamo insieme perché scopriamo con le energie diciamo personali, come gestire il vostro mese, che cosa aspettarvi in senso generico e poi andiamo ad approfondire i vari ambiti di amore e lavoro. Come prima carta troviamo la vostra carta, quella che vi rappresenta, la carta della forza. Questa ci sta dicendo che in qualche modo c'è una parte della vostra interiorità e del vostro istinto che deve essere ascoltato, però deve essere gestito. Sappiamo benissimo che ci sono alcune energie, soprattutto legate all'impulsività, all'eccesso, all'esagerazione, che
ci portano ad esplodere, che ci portano ad agire in un modo non corretto o non positivo. Infatti questa carta ci sta dicendo in realtà che non è che dobbiamo reprimere, dobbiamo circondarci di restrizioni, anzi se ci sono è proprio lì che dobbiamo combattere, resistere e avere coraggio, ma reprimere no, controllare le emozioni quelle più basse, gli istinti più bassi per poter utilizzare al meglio le vostre capacità. Quindi con amorevolezza, con comprensione, con delicatezza, queste sono le armi vincenti. Perché l'eccesso, la forza, quella bruta, quella non serve, anzi peggiora le situazioni. Serve delicatezza, gentilezza e anche una forte sensibilità che sicuramente avete. Lo dice la luna, che magari nonostante alcune situazioni siano ambigue, siano strane, quindi al momento non proprio chiarissime per voi, dovete continuare a aver fiducia, credere nei vostri sogni, nei vostri desideri e procedere. È proprio questo il bello della carta della luna, e cioè di non impantanarci, di non tornare indietro, di non fare passi indietro, ma anche se è buio davanti a noi dobbiamo fidarci del nostro intuito, del nostro istinto e andare avanti. Prima o poi, insomma, vedremo la luce davanti a noi. E adesso procediamo con l'ultima carta. Ecco, tutto questo verrà premiato e la presenza del mondo già vi fa capire che nel corso del mese, anzi soprattutto verso la fine, arrivano dei risultati e c'è il completamento di qualcosa, anche conclusione. È una carta positiva, questo è vero, però spesso può indicare anche da come noi procediamo in un percorso, quindi in qualsiasi circostanza ci indica la conclusione nel bene o nel male di qualcosa. Forse proprio è questo che ci dobbiamo portare verso la conclusione, di farlo noi, altrimenti lo farà il caso, lo farà il destino, lo farà la vita. Perché farlo fare alla vita stessa quando magari possiamo agire noi, e voi siete un bel segno di coraggio, di determinazione, quindi di sfruttare al massimo la vostra energia, io direi a partire proprio da subito, così da poter controllare qualsiasi situazione e uscirne vittoriosi. Adesso procediamo con l'ambito amore, relazioni, coppia, single. Vediamo un po' cosa ci dicono gli arcani. Dico coppia single principalmente perché poi magari c'è qualcuno che non è interessato e allora delle indicazioni possono riferirsi alle relazioni più importanti, di amicizia, di famiglia, quindi io consiglio sempre di ascoltare. Qui abbiamo la papessa, ecco la fase di studio, di riflessione, di valutazione, anche di conoscenza, di silenzio. A volte è meglio magari in silenzio, cioè non dire nulla, aspettare il momento giusto, piuttosto che comunicare e dire per forza qualcosa. Quindi se vi sentite in tensione o se c'è già qualche situazione un po' complessa da gestire, un po' difficile e ostica, forse soprattutto nella comunicazione o alcune cose a livello esterno che possono appesantire anche la relazione stessa, allora a maggior ragione, secondo me, meglio fare scusate, meglio fare come ci suggerisce la papessa e anche il re di coppe. Perché questa invece è un'indicazione di gentilezza, di cura, di controllo delle proprie emozioni che, vi ricordo, non devono essere soffocate, represse, ma devono essere gestite. Dobbiamo stare bene se noi ci lasciamo andare a qualsiasi, diciamo, emozione salta fuori, non solo magari stiamo male noi, possiamo far star male qualcuno o magari peggiorare
alcune cose che sono in corso. Questa vi chiede, di capire e comprendere da dove arriva questa oppressione. Può provenire, dall'altra persona, magari sotto forma di gelosia o di pretese o di richieste, o di preoccupazioni in senso lato, però, magari appunto, porre fine nel senso che in questo caso l'energia, della morte principale vi sta dicendo di tranciare alcune cose che magari al momento sono superflue, oppure se vi state impegnando, in una relazione magari, di utilizzare un po' più energie positive, costruttive, di apertura, di condivisione e se proprio dovete dire qualcosa magari aspettate il momento giusto o di contare fino a 10, soprattutto in quelle comunicazioni un po' troppo forti. Per i single, troviamo il matto, anche qui la forza, quindi anche qui si riflette una vostra energia e poi infine troviamo il 4 di denari. Che cosa vuol dire? Che in realtà con il matto, che porta, imprevedibilità, instabilità o da parte di qualcuno, quindi se c'è una frequentazione, una conoscenza, questa persona potrebbe essere un po' particolare, un po' eccentrica o vivere una situazione complessa o desiderosa di avventure. Quindi se state cercando un'avventura, un coinvolgimento solo dal punto di vista fisico, un qualcosa di passaggio, potrebbe esserci l'occasione giusta o una nuova conoscenza che in realtà, può essere stimolante, insomma, dipende, in qualche modo la forza vi fa capire che, è vero che c'è qualcosa di molto positivo, però dovete essere in controllo e quindi di non lasciarvi andare totalmente, ma comunque mettervi nelle condizioni di accettare, una sfida. Potete farlo se desiderate conoscere, approfondire, magari, sia la conoscenza di qualcuno o quella new entry che può arrivare, perché qui abbiamo proprio il jolly. Il jolly è il totale imprevisto, sia di vecchie nuove situazioni e quindi che in qualche modo si deve essere in controllo per poterle gestire, ma soprattutto per proteggere se stessi, la propria emotività, la propria sensibilità, e i propri sentimenti. Il 4 può indicare chiusura, infatti per questo vi dico protezione, attenzione, perché quando arriva qualcosa a sconvolgere la nostra vita, soprattutto quella sentimentale, ci possiamo sentire fortemente scombussolati. Anzi, sottolineo proprio, molto scombussolati e quindi meglio proteggersi, meglio fare attenzione. Ovviamente non voglio dire cose negative perché in realtà queste non sono carte negative, magari siete voi che, visto precedenti situazioni, volete fare attenzione, allora quindi vi state muovendo con, tanta calma e circospezione e fate assolutamente bene. Io vi posso dire con quelle energie che quell'imprevisto, quella nuova conoscenza o quella novità in qualche modo deve essere attenzionata, perché può essere positiva, può essere stimolante, certo, però invece può essere anche solo un'avventura, un qualcosa di poco conto, che se poi la desiderate, diciamo ben venga, assolutamente sì. Per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze abbiamo anche qui è saltata fuori la papessa. Ci consiglia studio, valutazione, osservazione, anche questa in silenzio, nel senso che se avete delle idee, dei progetti, meglio tenerveli per voi stessi oppure, condividere solo con le persone che possono essere coinvolte, oppure con le persone che vi possono aiutare. Quindi un qualcosa deve essere mantenuto nel segreto, oppure avete bisogno di tempo per pianificare, per sistemare alcune cosette in via di sviluppo. Occhio, attenzione a questo 7 di coppe, perché possono saltar fuori delle situazioni molto promettenti, molto positive e invece altre meno, quindi di valutare. Ricordo che
il 7 di coppe ha a che fare con le illusioni, con le false speranze, con un qualcosa che luccica troppo e sembra essere troppo positivo per essere vero e bello. E quindi sì, effettivamente lo può essere, però vedendo anche l'energia principale, perché capita proprio sotto la luna è illusione, la luna è un qualcosa di oscuro, di poco chiaro, e quindi di non lasciarvi confondere, anche qui di ascoltare l'intuito. C'è la giustizia a fine mese, può indicare tutte quelle situazioni che hanno a che fare con problemi legali, cose burocratiche, o anche possibilità finalmente di riuscire a concludere e sistemare alcune faccende per voi importanti. Questo in senso lato per chi ha il lavoro, diciamo, abbiamo visto che magari ci sono delle nuove proposte, delle nuove idee, delle cose da mettere in moto, però ovviamente meglio muoversi pianino pianino con circospezione, studiare, valutare, osservare, o anche affidarsi alle persone giuste. Può essere un mese abbastanza impegnativo, forse qui la morte fa capire che stiamo pretendendo troppo da noi stessi, infatti vediamo stress, stanchezza, delle sfide da superare che si possono superare, e poi anche delle situazioni positive che arrivano, quindi dei profondi cambiamenti. Questo soprattutto per chi è in cerca di lavoro, perché è un mese di cambiamento, magari di chiusura, di sistemazione di alcune cose, un po' di stanchezza e pesantezza perché forse ci sono pochi risultati, delle risposte negative, o comunque una forte competizione, dipende l'ambito della vostra ricerca, forse ampliarlo, o forse con questo cavaliere di denari può indicare proprio l'arrivo, qualcosa di positivo, o una persona che vi può aiutare, oppure finalmente arriva una proposta, una nuova situazione che vi metterà nel giusto percorso. E adesso andiamo a vedere insieme l'ultima parte, quella dedicata ai segni zodiacali da attenzionare. Nel bene o nel male sappiamo di avere a che fare con alcune persone, quindi possiamo capire già cosa aspettarci. Abbiamo il sole che si riferisce proprio a voi, il segno del leone. E quindi occhio a tutte quelle situazioni, soprattutto a quelle persone dove possono aiutarvi e sostenervi in quanto crescita, in quanto creatività, o portarvi verso un traguardo, un risultato, un ottenimento. Anche cose che riguardano la stessa autostima, l'espressione di se stessi, quindi c'è una spinta, c'è una persona che vi può maggiormente aiutare, sia nelle questioni pratiche, sia proprio nell'espressione di voi. E nella manifestazione abbiamo anche altre conoscenze o altre situazioni, quindi abbiamo l'Acquario e il Sagittario. Tanta creatività, tanta solarità, tante cose che possono aiutare, sì, i creativi, ma non solo, soprattutto come abbiamo visto, viene premiata l'audacia, viene premiata la voglia, la determinazione di raggiungere i propri desideri, i propri obiettivi, di credere in se stessi, e quindi probabilmente ci sono anche delle persone che favoriranno questo passaggio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di marzo. Ciao!